Amici atleti sciatori, buongiorno. L'inverno è alle porte e il mio scopo di oggi è proprio quello di proporvi un allenamento rapido ma efficace per allenare lo sci da fondo. Lo sci da fondo è uno sport di resistenza, quasi tutto in regime aerobico. Vi rimando al mio video presuntuoso su regime aerobico e anaerobico per capire meglio questa definizione. Andiamo subito insieme ad esaminare i muscoli reclutati durante questo gesto. Abbiamo il quadricipite, abbiamo il gluteo, abbiamo in questo caso, visto che lo scarponcino è dotato di snodo, abbiamo anche il polpaccio che dà proprio la sua zampata nella fine del gesto, cosa che ovviamente non c'è nello sci da discesa. Nel passo skating abbiamo anche la parte esterna dei muscoli dell'anca, medio, piccolo gluteo, tensore della fascia lata, che portano la gamba, abducono l'arto inferiore verso l'esterno. In più abbiamo un grande utilizzo degli arti superiori, del tricipite e del gran dorsale, che di solito sono in antagonismo, invece in questo caso lavorano in sinergia. Ed è questo lavoro. Il braccio viene portato verso dietro dal gran dorsale e l'avambraccio viene esteso sul braccio dal tricipite. È un gesto di non facile coordinazione. Andiamo a riscaldare singolarmente i vari muscoli che vi ho elencato. Ho messo l'elastico giallo tra i piedi, quadricipite, come se fosse una leg extension in palestra. Mi raccomando, è uno sport di endurance, di durata. Può durare ore, quindi il carico che io vi propongo è un carico veramente leggero e invece vi invito ad utilizzare tantissime serie e tantissime ripetizioni, anche 5 o 6 serie fino a 18-20 ripetizioni per serie. Questo è il quadricipite, questo è il gluteo, che tutti conosciamo, vale sia per la tecnica skating, patinata, sia per la tecnica classica. Diversamente, allenando i muscoli esterni dell'anca, questo vale per la tecnica skating, medio, piccolo gluteo, tensore della fascia lata. L'ultimo degli arti inferiori, polpaccio. A questo punto prendiamo la maniglia, una presa comoda. Polpaccio è già un muscolo destinato alle lunghe distanze perché è ricco di fibre lente, quindi qui si può andare avanti anche ad esaurimento dello stesso muscolo come esercizio, fino a quando non ce la fa più. Bene, saliamo, muscoli della parte superiore del corpo, si era detto tricipite e gran dorsale. Partiamo dalla gran dorsale che è una grande massa, arrotoliamo, se vogliamo incrociamo e lavoriamo il gran dorsale, esercizio già visto in altri contesti, si può fare da sdraiato, si può fare da seduto, ovunque voi vogliate. Benone. E poi si va di tricipite. Anche questo esercizio già visto che si può fare in tutte le posizioni, sdraiato, seduto, in piedi, sul divano, dove volete. Benone. Cominciamo ad avvicinarci al gesto tecnico. Per quanto riguarda gli arti inferiori, ovviamente il nostro amatissimo squat, quadricipite, gluteo e polpaccio. Visto di profilo è lui.
e cominciamo ad introdurre la tecnica classica, per poi andare, per chi volesse, sulla pattinata. Vi assicuro che la fatica si sente. Benone. Per quanto riguarda invece la parte alta, partiamo da qui, azione combinata dei dorsali e dei tricipiti. Volessimo integrare sopra con sotto e cercare di replicare il gesto tecnico completo, finale, tecnica classica. I puristi non me ne vogliano, ragazzi, non è il mio sport. E skating. Benone. Grazie e buone sciate a tutti.